In questa sessione del tutorial parliamo degli scenari. Gli scenari sono degli strumenti davvero flessibili che si trovano all'interno di Delego. Sono delle sequenze di comandi eventualmente temporizzati e si differenziano dagli scenari che vengono programmati direttamente in ETS. Mentre gli scenari di ETS richiedono per essere modificati l'intervento direttamente con l'ambiente ETS da parte dell'integratore di sistema, gli scenari di Delego in realtà sono degli strumenti più flessibili perché possono essere gestiti o in ambiente di configurazione, sempre dall'integratore di sistema, o direttamente dall'utente. Ora vediamo come creare uno scenario in ambiente di configurazione. Selezioniamo la voce scene, premiamo il pulsantino più in basso sulla barra di stato e così abbiamo creato la struttura di un nuovo scenario. Premiamo i pallini in linea e apriamo lo scenario nell'ambiente di lavoro. Diamo un nome e assegniamo un ambiente in cui poi sulla app di supervisione troveremo questo scenario, in questo caso giardino. In questa sezione possiamo andare a introdurre tutti i comandi che vogliamo essere azionati in sequenza dallo scenario. Per fare questo possiamo direttamente premere l'aiuto che troviamo sul testo Action Executed e si aprirà nella finestra di ricerca tutto l'elenco degli oggetti messi a disposizione per la gestione degli scenari. Noi prendiamo l'oggetto che ci interessa, lo trasciniamo direttamente in questa lista. Noi possiamo decidere il tipo di comando, in questo caso un'accensione dello scenario. Dovete prestare molta attenzione perché non tutti gli oggetti che si trovano all'interno della finestra di ricerca possono essere trascinati all'interno dello scenario. Dovete trascinare solo gli oggetti che hanno la descrizione KNX. Altri oggetti, per esempio, che hanno una descrizione come indirizzi di gruppo, non possono essere trascinati. Se voi li trascinate direttamente, per esempio questo è un indirizzo di gruppo e non è un oggetto, se voi tentate di trascinarlo uscirà questa finestra di messaggio che vi dice che non può essere trascinato. Noi possiamo, tra un evento e l'altro, anche introdurre dei ritardi che troviamo sempre all'interno di questa finestra. Per esempio, un ritardo di un'ora tra un comando e l'altro, e possiamo anche, premendo questo pulsante, andare a trascinarlo tra i due eventi che vogliamo comandare. Un'altra opzione interessante degli scenari in fase di configurazione è la possibilità di attivarli tramite un evento. E si tratta della funzione trigger, cioè quando per esempio viene accesa la luce della cucina, noi possiamo attivare lo scenario di accensione delle luci giardino. Quindi andiamo a cercare nella finestra un oggetto, sempre non di tipo indirizzo di gruppo, ma un oggetto, e lo trasciniamo nel trigger e così abbiamo realizzato il nostro trigger. La condizione può essere quando viene spenta la luce oppure quando viene direttamente accesa. Gli scenari in ambiente di configurazione hanno anche altre opzioni. Per esempio possono essere resi visibili o non visibili in ambiente di visualizzazione, quindi sulla app desktop oppure sulla app mobile. Può essere consentita la possibilità di editare il contenuto da parte dell'utente della sequenza, oppure questa opzione può essere disabilitata e possiamo abilitare da parte dell'utente anche la funzione di apprendimento dello scenario. Ora torniamo nel menu e proviamo a creare un nuovo scenario. In questo caso è uno scenario di accensione generale delle luci della casa.
assegniamo questo scenario, ad esempio, al soggiorno e andiamo a scegliere le azioni. In questo caso usiamo la casella di edit di filtro e andiamo a cercare lo scenario Garden On che abbiamo appena creato. Questo scenario di accensione delle luci di casa lo associamo, in questo caso, a un altro scenario, cioè abbiamo creato uno scenario, Casa On, che richiama direttamente un altro scenario. Ora andiamo sulla app di supervisione e proviamo a vedere gli scenari che abbiamo creato. Per fare questo andiamo nella barra degli strumenti, selezioniamo l'icona scenario ed ecco che nell'ambiente giardino troviamo i due scenari che abbiamo creato. Per avviare questi scenari è sufficiente premere il pulsante play. Per visualizzare il contenuto degli scenari, visto che questa visualizzazione è stata abilitata in ambiente di configurazione, all'interno troviamo gli eventi. A questo punto vogliamo creare un nuovo scenario da parte dell'utente. Torniamo nella finestra principale, selezioniamo il menu contestuale e premiamo il pulsante New Scenario. Nella barra in alto possiamo scegliere un nome, attivazione delle luci del soggiorno. In questa casella selezioniamo l'ambiente da cui può essere richiamato lo scenario e andiamo ad aggiungere gli eventi di questo scenario. Premiamo il pulsante più e qui abbiamo l'elenco di tutte le funzioni che possiamo aggregare. Per esempio, andiamo ad aggiungere l'evento shutter per alzare le tapparelle, aggiungiamo un'altra tapparella e all'interno dell'evento noi possiamo scegliere se abbassare, alzare la tapparella. Andiamo ad aggiungere per esempio un componente luce, questo è uno strip RGB e noi possiamo scegliere l'opzione di accensione. Tra un evento e l'altro possiamo introdurre dei ritardi premendo su ciascun record dell'evento l'iconcina orologio. In questo caso noi abbiamo introdotto un ritardo tra il momento in cui viene alzata la tapparella e il momento in cui viene acceso il LED RGB. Qui andiamo a impostare i secondi e lo scenario è stato creato. Col pulsante indietro noi torniamo nell'elenco delle scene e qui abbiamo lo scenario che abbiamo creato. Premendo play mandiamo in esecuzione temporizzata i diversi comandi. Ora vogliamo gestire la chiamata di questo scenario attraverso una pianificazione. Questa attività di creazione di uno scenario pianificato può essere realizzata solamente in ambiente di visualizzazione, quindi sulla app desktop o sulla app mobile. Premiamo il menu contestuale, selezioniamo pianificazioni e a questo punto andiamo a introdurre una nuova pianificazione. Nella lista degli oggetti pianificabili selezioniamo lo scenario che abbiamo appena creato, soggiorno on. A questo punto possiamo introdurre gli eventi di pianificazione nei giorni della settimana. In questa sezione vediamo come creare un programma orario in ambiente PC. Andiamo a selezionare il menu contestuale in alto a destra, selezioniamo pianificazioni e premiamo il pulsante più per creare un nuovo programma orario. A questo punto andiamo a selezionare la zona clima che deve essere interessata a questo programma. Sotto settimana introduciamo i profili orari che riguardano la settimana e sotto eccezioni andiamo a introdurre dei giorni o dei periodi di vacanza. Procediamo premendo il pulsante più e introducendo un profilo orario valido per i giorni lavorativi della settimana. Introduciamo un secondo profilo orario per il sabato e la domenica. Selezionando il primo profilo orario possiamo introdurre degli eventi relativi al profilo orario settimanale. Stabiliamo l'ora di inizio di questo evento
Introduciamo ulteriori eventi e selezioniamo il tipo di attenuazione che desideriamo. Introduciamo un terzo evento. A questo punto torniamo indietro, salviamo il profilo orario che abbiamo realizzato e qui sul profilo compaiono le bande del colore dell'attenuazione che abbiamo desiderato. Ripetiamo la stessa cosa per il profilo orario dedicato al sabato e la domenica, ai giorni festivi. Facciamo un clic sul nostro profilo orario e aggiungiamo gli eventi. Possiamo anche cancellare tramite questo pulsante i singoli eventi e possiamo aggiungerne dei nuovi. A questo punto torniamo indietro, salviamo il profilo orario che abbiamo svolto e ci possiamo dedicare ai giorni o ai periodi festivi. Selezioniamo il periodo, per esempio un periodo di vacanza, salviamo e procediamo con l'introduzione degli eventi in questo periodo di vacanza. Una volta completata l'introduzione dei profili orari per i giorni lavorativi, i giorni festivi e i giorni o periodi di vacanza, possiamo procedere e abbiamo realizzato nella vista il nostro programma orario. Selezionando il pulsante abbiamo una vista di tutti i programmi orari che interessano il nostro edificio. Selezionando questo pulsante possiamo selezionare il profilo relativo a un giorno specifico della settimana. In questa sezione del tutorial vogliamo mostrare come si può creare tramite le funzioni logiche una semplice automazione per le luci giardino. A questo scopo andiamo al menu laterale ad albero, selezioniamo la voce logiche, selezioniamo la voce programmi logici e col pulsante più in basso nella barra di stato creiamo un nuovo programma logico. A questo punto selezioniamo il nuovo programma logico, sempre col pulsante più andiamo ad introdurre un nuovo task. Cliccando sui tre pulsantini in linea apriamo l'ambiente di sviluppo a blocchi all'interno dell'area di lavoro. Il primo blocco che andiamo ad introdurre lo estraiamo dalle librerie sotto timer e pianificazione. Il blocco in questione è l'orologio astronomico. L'orologio astronomico prende in ingresso le coordinate geografiche dell'impianto e quando è in esecuzione produce in uscita un'informazione binaria day che ci dice se è giorno e notte, in particolare se è giorno il bit è a 0 e se è notte il bit a 1, produce l'uscita con l'angolo di elevazione del Sole e produce l'uscita con l'angolo di azimuth, cioè l'angolo rispetto a sud. Per parametrizzare questo blocco lo selezioniamo, premiamo il pulsante destro del mouse e appare la finestra delle proprietà. Latitudine e longitudine sono i parametri che dobbiamo determinare. Possiamo aiutarci per determinare la latitudine e longitudine direttamente andando a prendere queste coordinate sotto servizi e sincronizzazione al Cloud Equinix. L'operazione di sincronizzazione prevede l'acquisizione delle coordinate geografiche del sito. Quindi con un copia e incolla le andiamo a introdurre. A questo punto dobbiamo collegare l'uscita che ci dice se è giorno e notte direttamente a un corpo illuminante del giardino. A questo scopo andiamo nella casella di ricerca, digitiamo il nome che abbiamo dato alla luce e qui andiamo a selezionare l'oggetto che ci riguarda. Dobbiamo avere attenzione a selezionare l'oggetto corretto. Come vedete, accanto alla descrizione dell'oggetto, sotto più in piccolo troviamo una descrizione più dettagliata del tipo di oggetto. Ora, nei blocchi logici non possiamo usare
gli oggetti che sono qualificati come widget KNX, ma possiamo utilizzare gli oggetti che sono qualificati come KNX. Quindi prendiamo la luce giardino e la trasciniamo nell'ambiente. A questo punto colleghiamo direttamente l'orologio astronomico con il nostro corpo illuminante giardino. A questo scopo possiamo anche effettuare una simulazione per mettere a punto la funzione logica che abbiamo realizzato. Sulla barra degli strumenti troviamo un pulsante per l'avvio della simulazione in maniera continua e il pulsante per l'avvio della simulazione step by step. Viene generato uno script che viene mandato in esecuzione. Ok, in questo caso siamo già verso le ore notturne e quindi viene prodotto l'1 nell'uscita day e quindi si ha l'attivazione della luce giardino. Una volta messo a punto il blocco logico, possiamo stopparlo, ritorniamo al menu, andiamo a selezionare programmi e a questo punto all'interno del programma logico troviamo il task che abbiamo configurato ed eseguendo l'avvio noi lo mandiamo in esecuzione direttamente in background. Mandando in esecuzione in background questo programma logico, anche al riavvio del dispositivo la funzione viene avviata automaticamente.